Il nostro viaggio oggi ci porta un secolo fa, poco più di un secolo fa, tra il 31 maggio e il 1 giugno del 1921 e ci porta, l'avrete capito dallo sfondo alle mie spalle, negli Stati Uniti d'America, esattamente in Oklahoma, uno stato che all'epoca esisteva da pochi anni, era stato riconosciuto da non molto e che fu protagonista di una storia a lungo taciuta per vergogna, perché quello che avvenne in quei 2 giorni, tra il 31 maggio e il 1 giugno del 1921, non è qualcosa che fa piacere ricordare, ma va ricordato, va capito, va studiato, affinché non venga mai più ripetuto ciò che è avvenuto. Oggi vi parliamo del pogrom di Tulsa. È estate, è tempo di vacanze, è tempo di viaggiare. Anche noi dentro la storia viaggiamo nello spazio e nelle epoche storiche, principalmente, lo sapete, per nostra abitudine, nella storia contemporanea. E vi portiamo con noi nei nostri viaggi. Siamo anche dei vostri compagni di viaggio, perché spesso, durante le vostre trasferte di lavoro o di piacere, ascoltate o guardate i nostri video ed è per noi un motivo di grande soddisfazione. Sappiamo però che quando si viaggia ci sono diverse incognite, come ad esempio la sicurezza della linea internet. Per venirvi incontro per ogni esigenza di sicurezza e di assoluta certezza di privacy della vostra navigazione, i nostri partner di NordVPN hanno pensato a voi con una eccezionale offerta e una app dedicata che si chiama Saily. Ne potete capire e vedere di più sfruttando le informazioni che trovate nella descrizione e i banner in sovraimpressione. Si parlava di viaggi nel tempo, viaggi nello spazio. Ecco, il nostro viaggio oggi ci porta un secolo fa, poco più di un secolo fa. Tulsa è una grande città dell'Oklahoma. Non è la capitale dello stato, quella è Oklahoma City. Ed è una città cosmopolita, multietnica. Lo è sempre stata, sin dalla fondazione. Merito dell'arrivo dal sud di nativi americani, si erano spostati e avevano acquistato delle proprietà nella parte nord di Tulsa. Dei bianchi che nella corsa all'ovest avevano deciso di fermarsi nelle praterie dell'Oklahoma e anche degli ex schiavi liberati che avevano trovato all'interno di Tulsa una zona dove ripartire, dove ricominciare. Ovviamente negli anni 20 la società americana, soprattutto quella degli stati meridionali, era fortemente segregazionista e Tulsa non faceva eccezione. C'era un quartiere, il quartiere di Greenwood, che era il quartiere dei neri, un quartiere comunque molto bello. Non pensate ai ghetti magari fatiscenti o pericolosi che si vedono in certi film. Era chiamato Black Wall Street, la Wall Street nera, perché il ghetto di Greenwood era un esempio di dedizione da parte della comunità afroamericana per la costruzione di una società pur segregata, comunque di successo. Greenwood non ospitava esclusivamente persone di basso rango o poveri, analfabeti, reietti. Ospitava anzi cinema, teatri, caffè, ristoranti, hotel, aziende di successo. Certo, la popolazione era principalmente nera, perché in Oklahoma semplicemente vigeva il rapporto per cui nei vari quartieri ci dovesse essere una netta, e per netta intendiamo il 75% maggioranza o bianca o nera. Non si potevano sovvertire queste proporzioni, che oggi ci appaiono come qualcosa di stupido, gritto, profondamente ignorante. All'epoca era qualcosa di normale, di accettato da tutti, anzi, di imposto praticamente per legge. Greenwood Avenue, la strada che dava il nome al quartiere afro di Tulsa, era l'epicentro di un piccolo universo, un universo che comunque non sfuggiva alle leggi dello Stato, ma un universo che aveva dimostrato, col sudore della fronte di chi vi abitava, di poter dare una speranza al popolo afroamericano, fino a quell'inizio d'estate. Cosa succede? Partiamo dal principio, da lunedì 30 maggio 1921. Ci sono 2 ragazzi, uno ha 19 anni, si chiama Dick Rowland, è un lustrascarpe afroamericano, lavora in un negozio di Main Street. Cosa fa? Lucida le scarpe dei clienti. È una funzione umile, ma la fa con dedizione e non ha mai torto un cappello a nessuno. Essendoci la segregazione razziale, Dick non può utilizzare la toilette del negozio in cui lavora, perché è una toilette per soli bianchi. L'unico posto vicino al lavoro che è dotato di una toilette per afroamericani è nell'edificio Drexel, al 319 di South Main Street. Qui c'è un ripostiglio e una toilette
per gli afroamericani. Per accedere a questo ripostiglio deve usare l'ascensore e l'ascensore è governato da una ragazza bianca, si chiama Sarah Page, ha 17 anni. I due si conoscono, chiaro, Dick più e più volte durante la settimana deve usare questa toilette, almeno una volta al giorno. Quindi è chiaro che prima o poi almeno un saluto se lo sono rivolti. Finora non c'è stato nessun problema e nessuno si scandalizza se un afroamericano prende un ascensore governato da una ragazza bianca, perché si sa, in quell'edificio, come detto, c'è un ripostiglio e una toilette per afroamericani. Va tutto bene, è tutto a posto. Fino a quel giorno in cui un impiegato di un negozio di abbigliamento situato al primo piano del palazzo in cui Sara governa l'ascensore e in cui Dick si reca per andare al gabinetto, sente qualcosa, l'urlo di una donna. Dopo aver sentito quell'urlo, questo impiegato esce di scatto dal negozio e vede un giovane uomo di colore che esce dall'edificio di corsa. Il primo pensiero va a Sara, la ragazza dell'ascensore. L'impiegato si reca all'ascensore e trova la ragazza estremamente agitata. Nessuno le ha torto un capello, i vestiti sono a posto, non è scapigliata, però si tiene la mano sul petto come se avesse preso un grosso spavento. L'impiegato teme che ci sia stata un'aggressione e chiama immediatamente la polizia. E da questo momento in avanti le cose prendono una brutta piega. Non dipende dalla polizia, perché in realtà quello che succede dipende dalla suggestione, dipende dalle cattive informazioni che circolano. E qui faccio una critica alla mia categoria, i giornalisti, che a volte tendono a esagerare, a montare il caso, a cavalcare la tigre del sensazionalismo, ed è quello che avviene anche in questa occasione, e ovviamente alla morale sbagliata di una società segregazionista. Ci vuole poco a montare il caso della giovane ragazza bianca aggredita fisicamente o sessualmente da un giovane afroamericano. La polizia, quando interviene, interroga Sarah Page, ma è un interrogatorio veloce e senza riscontri stenografici. L'unica cosa che si riesce a determinare è che Sarah Page conosce un ragazzo afroamericano che utilizza spesso l'ascensore. È Dick Rowland e la polizia lo va a prelevare. Vanno due poliziotti, uno bianco e uno afroamericano, Harry C. Peck, uno dei due poliziotti afroamericani di tutta la forza di polizia di Tulsa, che conta all'epoca 45 agenti. Parlano con Dick, si fanno spiegare brevemente cosa è successo. Dick spiega che non è successo niente, ma per garantirne la sicurezza, perché già brutte voci circolano, il commissario Atkinson decide di mettere in camera di sicurezza Dick e Rowland per evitare che qualche testa calda possa fargli del male. La voce circola in città, sia a Greenwood che nei quartieri bianchi. Molti di quelli che conoscono Dick perché sono andati nel negozio in cui lavora, lo conoscono bene e testimoniano a suo favore, dicono che è un ragazzo buono, è un ragazzo tranquillo, non ha mai fatto del male a una mosca, non si sognerebbe mai di aggredire una ragazza bianca. Se c'è stato qualcuno che ha fatto qualcosa di inappropriato, quello non è lui, ma non basta. Non basta perché, come detto, il caso monta e monta molto in fretta, perché già nel pomeriggio le due testate di proprietà bianca di Tulsa escono con delle edizioni che sparano dei titoli a 8 colonne, molto pesanti. Il Tulsa Tribune titola "Arrestato nero per aver assalito una ragazza in un ascensore". E già questo è citare fantasie. Va molto più pesante l'editoriale. "Linciare il nero stanotte". È scritto così, il commento dell'editore. Io vi chiedo, è giustizia provare a raddrizzare un torto facendo un torto ben peggiore? Ovviamente no, ma non è così che la pensa buona parte della brava gente di Tulsa, Oklahoma, all'inizio dell'estate del 1921. Ci vuole poco, davvero poco. Il giornale del pomeriggio esce alle 14 e alle 15 già comincia a radunarsi le folle imbufalite che chiedono il linciaggio del ragazzo. Il linciaggio in quel periodo è una pratica purtroppo molto diffusa, soprattutto nel sud degli Stati Uniti. Basta poco, anche una piccola accusa di un furto banale, per veder comparire il cappio da impiccagione. Ed è quello che si prospetta per Dick Rowland, che è chiuso nella stazione di polizia e difeso dalla polizia, che è costretta a impugnare le armi per dissuadere la folla che si ammassa davanti al tribunale e che chiede la consegna del giovane per fare giustizia sommaria. La tensione è sempre più palpabile, è qualcosa di allarmante. Si comincia anche a sentire qualcosa a Greenwood, dove gli abitanti, oltre a essere preoccupati per quello che può succedere al giovane Rowland, sono ancora più preoccupati perché i bianchi si stanno armando. E la voce che i bianchi vorrebbero regolare qualche conto in sospeso con la Black Wall Street, con il quartiere di successo, il quartiere in cui l'economia gira ed è amministrato dai neri, quella sensazione è sempre più presente. Ecco che gli afroamericani iniziano anche loro ad armarsi
per difendersi, perché sono in minoranza, perché sanno che non potrebbero resistere disarmati a un assalto di una folla bianca inferocita. I bianchi, a loro volta, decidono di alzare il livello di scontro, vanno verso l'arsenale della Guardia Nazionale, vogliono impadronirsi di armi e munizioni, ma gli ufficiali della Guardia Nazionale dell'Oklahoma si frappongono, non hanno nessuna intenzione di consegnare armi e munizioni, perché sanno a cosa servono, sanno in cosa verrebbero utilizzati. Meglio di no, meglio evitare lo scontro, anche quando alcuni dei manifestanti cercano con la forza di forzare le inferriate delle finestre dell'arsenale per entrare comunque e impossessarsi dei fucili. La Guardia Nazionale scende in campo, ma i soldati sono troppo pochi. Servono solo a far disperdere la folla, senza sparare un colpo, almeno fino a questo momento. Anche gli uomini di chiesa scendono in campo, cercano di calmare gli animi, dall'una all'altra parte. Pastori presbiteriani da una parte, battisti dall'altra, cercano in ogni modo di riportare la gente a casa, dicendo loro che ogni caso di reato va amministrato dagli organi della giustizia, non da una giustizia sommaria, non coi bastoni, i forconi, i fucili, i cappi da impiccagione, ma tutti i tentativi di calmare l'atmosfera sono vani. Anzi, aumenta sempre di più nei quartieri bianchi la sensazione che sia imminente una rivolta nera, che gli afroamericani di Greenwood, di fronte alla ritirata dei linciatori bianchi, assaltino loro il palazzo di giustizia per liberare il prigioniero. A sua volta, a Greenwood, gli afroamericani sentono ulteriori voci secondo cui i bianchi sono ormai prossimi ad assaltare il tribunale. Sarà scontro inevitabile. Si cerca fino all'ultimo di parlamentare, si cerca fino all'ultimo di evitare che venga premuto quel grilletto o che venga appiccato quell'incendio, impossibile poi da fermare. Ed è qui che si sviluppa la tragedia. Un gruppo di uomini bianchi si reca proprio davanti al tribunale, è armato. Li fronteggiano lo sceriffo di Tulsa, rifiuta il loro sostegno. Dice che bastano lui e i suoi uomini a proteggere la zona. Arrivano anche i neri, gli afroamericani. Non vogliono vedere tutta quella gente bianca armata in giro per le strade. Anche loro sono armati. In questo clima di tensione, un uomo bianco affronta un afroamericano, gli afferra il fucile, gli dice che deve cederlo, che i neri non hanno diritto di portare le armi. L'afroamericano rifiuta di cedere il fucile. Inizia una specie di colluttazione tra i due. Parte un colpo in aria, è un colpo accidentale, ma tanto basta per far scattare una rissa che degenera rapidamente in rivolta. Si comincia a sparare da tutte le parti. I bianchi imbracciano le armi e fronteggiano gli afroamericani, che anche loro sparano, ma sono in netta minoranza, quindi sono costretti a retrocedere dal centro della città verso Greenwood. Alcuni afroamericani restano a terra, uccisi o feriti in maniera molto seria. La rabbia bianca monta sempre di più. Sono sempre di più i bianchi che si uniscono al drappello che è in strada, che inizialmente è composto da neanche 100 persone, e che danno l'assalto alle strade. Pensate che l'atmosfera è così elettrica ed è così pericolosa che da tutta questa rissa generale, colossale, da questo marasma, vengono coinvolti anche gli spettatori che escono dai cinema, ignari di ciò che è successo, e che vengono fatti segno di colpi di pistola, di colpi di fucile, o vengono bastonati, pur non sapendo nulla, che siano bianchi o neri. Ed è all'interno della torma dei bianchi che si notano alcune uniformi caratteristiche. Non sono uniformi militari, sono dei cappucci bianchi, sono il simbolo di quel Ku Klux Klan che è risorto da poco. Il clan era nato inizialmente come un'associazione di veterani della guerra di secessione, dalla parte ovviamente dei sudisti, degli sconfitti, ma il vecchio clan, quello delle origini, quello dei veterani, era morto alla fine dell'Ottocento. Uno dopo l'altro i vecchi reduci avevano messo da parte i loro stemmi, le loro marce, le loro fiaccolate, i loro raduni, e si erano integrati, anche se a fatica, nella società americana. All'inizio del Novecento era nato un nuovo clan, completamente slegato dai reduci della guerra di secessione che ormai erano tutti morti. Era un clan legato ad altre logiche razziste e violente. Un clan che aveva eletto un film, Nascita di una nazione, a proprio manifesto. Era un film onestamente disgustoso, che presentava una riscrittura della storia, quella vera, con finalità propagandistiche, denunciando la presunta contaminazione della nazione americana dovuta alla sconfitta del Sud e al propagarsi non solo dei discendenti degli schiavi, ma anche dei meticci che volevano rifarsi di secoli di soprusi, diventando loro i padroni, anzi i tiranni di una nuova America. Era tutta una finzione cinematografica. Il guaio è che il nuovo clan non era una finzione. I simboli del clan, i mantelli, i cappucci bianchi, iniziano a vedersi in giro per gli Stati Uniti e appaiono anche nelle prime fasi della rivolta di Tulsa. Una rivolta che nella serata
del 31 maggio del 1921 divampa violenta, ma diventa ancora più violenta il giorno dopo. Il sindaco della città chiede rinforzi, non sa più come rimettere in ordine la situazione. Anche perché nel frattempo si inizia a applicare dei veri e propri incendi, non più figurati. La folla bianca che dà l'assalto a Greenwood porta con sé le torce e dopo aver saccheggiato i negozi e le abitazioni degli afroamericani dal loro fuoco si sviluppa un grande incendio, prima in piccoli focolai e poi in un focolaio quasi unico. Intanto si continua a sparare. I bianchi sono stati informati che sta arrivando il grosso della Guardia Nazionale, chiamato dal sindaco con una telefonata d'emergenza al governatore dello Stato. Quando viene udito il fischio del treno, i bianchi temono che sia l'arrivo imminente proprio del treno della Guardia Nazionale e quindi danno l'assalto finale a Greenwood. Il segnale d'assalto è l'uccisione di un bianco fuori da un magazzino ferroviario. Il colpo mortale è stato sparato da un afroamericano appostato su un tetto proprio di Greenwood. Da quel momento finisce ogni cenno di pietà. I bianchi assaltano Greenwood in pieno stile, con le pistole, con i fucili, con le torce, con i bastoni, con i forconi. Non solo, salgono sulle autovetture, sui camion, vi montano delle mitragliatrici e iniziano a falciare tutti quelli che trovano. Alcuni bianchi vanno al vicino campo di aviazione e si impadroniscono di 6 vecchi biplani risalenti alla Prima Guerra Mondiale. Sono aerei ormai buoni solo per le previsioni meteo o eventualmente per i circhi volanti, ma per il clan e per i suoi improvvisati alleati bastano anche per imbastire delle azioni di bombardamento indiscriminato, lanciando semplicemente dall'alto alla vecchia maniera gli esplosivi che quando raggiungono gli edifici scoppiano e fanno propagare ancora di più gli incendi. Come detto, è un massacro. La Guardia Nazionale sì è in arrivo, ma arriva troppo tardi per fermare o almeno per evitare che il massacro abbia completamente luogo. Ci vuole una giornata per rimettere tutti in riga. Neanche la proclamazione della legge marziale basta a fermare le violenze. Solamente il 2 giugno Tulsa torna a una parvenza di tranquillità, ma non è più la città di prima. L'intera zona del quartiere di Greenwood è in fiamme. Tanti edifici sono sventrati, distrutti dalle fiamme, ci sono corpi ovunque. Quanti sono? È difficile fare la conta, almeno all'inizio. Alcuni giornali dicono che sono morti 9 bianchi e 21 neri, altri dicono che ci sono 85 vittime, di cui 25 bianchi. Alla fine ci vorrà parecchio tempo. Si stimerà una cifra di 250 morti, con 800 ricoverati negli ospedali della zona. Pensate che Greenwood ospitava circa 6.000 persone. Quasi tutti i sopravvissuti vengono tratti in arresto con l'accusa di sedizione e spostati in diverse prigioni improvvisate. Una è una sala congressi, l'altro è uno stadio di baseball. Questo fa capire anche come ancora all'epoca non fosse ben chiaro il motivo base del razzismo, che era proprio la stessa segregazione. Si pensava sempre che la colpa fosse dell'uomo di colore, mai di qualcun altro. La ricostruzione di Tulsa è stata lunga e faticosa, ma si è basata anche su una volontà, la volontà di cancellare dalla memoria tutto quello che è avvenuto. Per decenni a Tulsa, in Oklahoma, non si è fatto cenno del pogrom del 1921, non una targa, non una menzione, nemmeno nei libri di storia. Meglio cancellare tutto, meglio rimuovere dalla memoria ciò che era accaduto. Ci sono voluti quasi 100 anni per arrivare finalmente a ridiscutere ciò che era avvenuto, ad analizzare la storia e a comprendere come la follia umana fosse stata davvero bestiale, quando per il semplice sospetto non comprovato di un presunto assalto a una giovane ragazza bianca si fosse trovata la volontà da parte di un'intera città di cancellare il suo quartiere abitato da afroamericani. Ci è voluto tanto tempo. Alcune organizzazioni hanno portato avanti la lotta per la conservazione della memoria, mentre tutto il resto del mondo all'interno degli Stati Uniti, tutta la società americana, guardava dall'altra parte. Solo negli ultimi anni si è tornati a parlare di quel massacro. Solo negli ultimi anni abbiamo cominciato a capire qual è stato davvero il ruolo del razzismo negli Stati Uniti, del clan, il nuovo clan e delle sue successive incarnazioni. Cosa ha significato a livello del tessuto sociale negli Stati Uniti la politica razzista. Ma ancora oggi, purtroppo, ci sono degli americani che non l'hanno capito. Americani che credono nel suprematismo bianco, nel razzismo, nei principi di separazione della società,
o peggio ancora, nella volontà di annientare chi non è simile a loro. Ricordiamo una cosa, il clan, il nuovo clan, nasce come un'organizzazione violenta nelle parole e nei fatti, che discrimina non solo gli afroamericani, i nativi americani e gli ebrei, ma anche all'interno della comunità bianca. Non si può aderire per lungo tempo al clan se non si è WASP, White Anglo-Saxon Protestant, bianchi, anglosassoni e protestanti. Ciò esclude una buona fetta di immigrati che sono diventati cittadini americani. Pensate, gli italoamericani a lungo non vengono ammessi nel clan, anzi vengono combattuti dal clan, con le solite tecniche, le marce, le fiaccolate, le croci date in fiamme, tentativi di intimidire e impaurire la società. Ancora oggi all'interno degli Stati Uniti c'è chi mitizza il clan, c'è chi crede nelle teorie del clan. Sono persone pericolose, perché se dalla storia noi dobbiamo trarre insegnamento, dal massacro di Tulsa del 1921, l'unico insegnamento che possiamo prendere è quello che non ci si può basare su piccole e artefatte ricostruzioni svolte molto in fretta per condannare qualcosa o qualcuno, men che meno per pensare di farsi giustizia da soli, in maniera spiccia, con un cappio e con i bastoni, come se le strutture sociali e le strutture giuridiche non esistessero. Non siamo più nell'età della pietra, non vale più l'occhio per occhio. L'uomo dovrebbe essere un animale politico, nel senso della Grecia antica. A volte però ricorda il suo passato ancestrale, il suo passato più animalesco, più brutale, più cattivo, e quando questo passato emerge, non c'è civiltà che tenga.